questo punto procediamo all'apertura delle porte e delle finestre come abbiamo fatto, diciamo, nel piano inferiore. Andiamo in una vista dall'alto e andiamo a vedere l'altezza da terra delle finestre, quindi attiviamo il Measure Distance e misuriamo questa distanza. Abbiamo 90 e come altezza 1,50 m. Quindi ci spostiamo in questa posizione, selezioniamo l'oggetto con Tab, entriamo all'interno e con CTRL R facciamo due tagli. Per fare due tagli basta accostarci e senza cliccare giriamo la rotella verso l'alto e vengono posizionati due tagli e li posizioniamo all'inizio in una posizione qualsiasi. Ci mettiamo lateralmente e molto importante mettersi in modalità wireframe per selezionare tutti gli elementi e qui posizioniamo questo a 90, questo bisogna, quindi questo da terra è 2,4. Il fatto di aver suddiviso i muri esterni da quelli interni ci ha dato anche la comodità del fatto che questi tagli che riguardano le finestre non sono stati applicati anche sui muri interni, quindi abbiamo un 3D più pulito. Quindi a questo punto con 3 ci spostiamo nella selezione per facce, selezioniamo a 2 le facce, con tasto destro Bridge Face andiamo ad aprire le aperture. Se vogliamo vedere meglio, diciamo, quella che è la posizione quindi spostiamoci sui due lati a volte, diciamo, potrebbe verificarsi un, un problema. Vedete che qui su alcuni lati lui non è riuscito ad effettuare il taglio da quest'altra parte, quindi siamo costretti a doverlo fare anche da qui. Quindi CTRL R, metto due segmenti, clicco e li vado a spostare. A volte purtroppo capita, anche qui CTRL R, metto due segmenti, quindi vado ad aggiungere i segmenti su tutti i lati dove non sono stati creati. Questo problema deriva dal fatto che avendo staccato i muri interni non c'è più la continuità su queste facce e quindi il taglio non è stato, non è stato fatto. Magari la prossima volta, per rendere il modello ancora più preciso, si possono realizzare prima tutti i muri esterni e poi creare un nuovo oggetto con il quale creare tutti i muri interni, quindi non fare come ho fatto io, che ho creato prima tutto e poi sono andata a staccare, perché questo, come vedete, può creare un problema, diciamo, eh, a questi elementi. A questo punto mi metto in modalità wireframe
e vado a selezionare tutti questi vertici, facendo attenzione a non prendere altri elementi. Quindi abbiamo detto questi si spostano a 2.4. Questa cosa di prendere questi segmenti mi rendo conto che è un pochino macchinosa, quindi magari la prossima volta diciamo facciamo in modo da, da crearli completamente staccati, i muri interni dai muri esterni. Anche io sto facendo ora insieme a voi delle prove per trovare quello che è il modo migliore per creare un appartamento nel caso in cui selezionate dei vertici che non volevate selezionare, con CTRL andate a togliere dalla selezione, mentre invece con SHIFT aggiungete alla selezione. Quindi seleziono questi elementi e li porto a 0.9. Effettivamente è abbastanza macchinoso fare questa cosa, quindi la prossima volta cercheremo di correre ai ripari separando i muri interni dai muri esterni. Quindi qui continuiamo con il bridge che ci permette con grande facilità diciamo di separare queste facce. Io non sono un esperto di Blender, lo sto imparando da poco, però mi piace moltissimo come programma. A parte il trauma iniziale della complessità del programma, diciamo poi basta un po' di pratica e si supera facilmente, quindi sto provando a sperimentare l'utilizzo di Blender in campo architettonico, che poi è il campo principale sul quale io lavoro. Qui ora dobbiamo creare le porte, quindi andiamo ancora con CTRL R, clicchiamo qui, posizioniamo questi elementi così in un punto a casaccio e qui dentro andiamo a mettere la reale altezza della nostra porta. Poi senza togliere la selezione andiamo a selezionare, quindi sempre con Shift premuto, questi elementi, tasto destro, Bridge Face. Non abbiamo altre porte, verifichiamo in modalità normale che è tutto ok, magari selezioniamo questa faccia X, cancella questa faccia. Spegniamo i muri esterni, quindi la comodità innegabile di avere i muri esterni e i muri interni diciamo staccati è innegabile. Allora sempre quindi usciamo fuori e selezioniamo questo ed entriamo nella modifica, quindi CTRL R, mettiamo un segmento, qui
purtroppo non avviene la continuità per il motivo, diciamo, che vi dicevo prima, cioè il fatto che io, avendo staccato i muri interni e i muri esterni successivamente, qua si sono creati dei buchi che, volendo, potrei anche correggere e quindi creare una continuità. Quindi facciamo un attimo CTRL Z in modo tale che vi faccio vedere anche come si corregge questa cosa. Se mi metto in modalità vertici e seleziono i quattro vertici che chiudono questa faccia e clicco la F di Firenze, lui mi crea la faccia chiusa. Quindi io ho la possibilità, quindi facendo il giro, ogni volta che trovo una faccia aperta la vado a chiudere con la F. Questa cosa, diciamo, dopo mi permetterà di effettuare un taglio che poi si sviluppa su tutte le facce. Quindi se io adesso, come ho fatto prima, faccio un CTRL R, vedete che il taglio fa tutto il giro, diversamente da prima. La stessa cosa faccio qui, ma qua ne ho dimenticata una, quindi seleziono questa F, poi qui probabilmente, se vedete che il taglio si ferma in alcuni punti, è perché su quei punti probabilmente qua dentro ci manca la faccia, e quindi lui non riesce a, a fare bene il taglio. Quindi qui ho posizionato queste linee. Ora mi metto sempre in modalità wireframe, seleziono queste e vado a selezionare anche tutte queste qui. Qui ci mancava ancora una porta, quindi mi fermo e inserisco un attimo questo taglio, poi mi metto così in modo tale, con una selezione rettangolare, da prendere tutto. Vado qui e metto 2,10 m, quindi quella che è l'altezza delle mie porte, e ancora, come ho fatto prima con il bridge, vado ad aprire questi varchi. Se cliccate su questi puntini neri che ci sono al centro delle facce, lui vi permette di selezionare la faccia senza ruotare, quindi puntino puntino, bridge face, e poi qua, per finire, vado a selezionare tutti questi pezzi, clicco sulla X e cancello queste facce, mi metto in modalità piena e vado a vedere il risultato. Qui c'è un'altra porta, quindi bridge face, X, cancello questa. Quindi in questo modo sono riuscito ad aprire anche i varchi all'interno delle porte. Posso uscire quindi dalla modalità di editazione.